Che roba il calcio, che roba. Mamma mia, che roba. No, dirò una cosa buonista e non mi interessa se la reputate tale. Due vincitori, due vincitori, quello prettamente calcistico, l'Atalanta, che poi alla fine della fiera segna nel finale e si porta a casa i 3 punti. Ma poi c'è il vincitore morale. Lo so, c'è il vincitore morale, quello che comunque nonostante la disfatta porta a casa comunque un trionfo, una prestazione che il proprio allenatore non se la scorda. Non se la scorda, perché se il Genoa gioca tutte le partite così, non è che si salva, gioca per un posto in Champions. Forse sto esagerando, galvanizzato, ribadisco, da quello che ho visto e da quello che mi è rimasto, cioè vedere un Genoa combattivo su ogni pallone, e attenzione, con l'uomo in meno dal terzo minuto, quarto, quinto, quarto, boh, ditemelo voi, veramente combattivo, e vi dico una roba, quasi anche il pari sarebbe stato poco per quello che ho visto. E quindi qui apriamo poi un dibattito. Si possono fare bella, si possono fare, no bella, si può giocare a pallone, lasciamo stare la bella figura, non è che si gioca a calcio per fare bella figura, di certamente non a questi livelli, ma si può comunque essere efficace in qualche, anche con l'uomo in meno. Questo lo dico alla partita delle 18, perché poi ci arriviamo, e da titolo cose che detesto. Sì, perché qualcosina di fastidioso mi è rimasto qua. Non va giù, allora lo andiamo ad espellere in qualche modo. Cose che detesto. Non è possibile che e sono due le cose in questo caso. La prima, la prestazione dell'Udinese. Non puoi giocare così. Anche con l'uomo in meno, non puoi giocare così. Nella maniera più assoluta. E sono contento che a fine gara un direttore, un dirigente, appunto, della squadra friulana sia andata a parlare ai microfoni, perché è una prestazione che non può essere giustificabile dall'uomo in meno. La seconda cosa che detesto, anche questa parimenti grave, è che vince la Fiorentina e subito è partita da ufficio inchiesta, ma è tutto un complotto, e le scommesse e questo e quell'altro. Io lo so, non ci sono santi, non ci sono santi in questo modo. C'è il marcio, c'è il marciume, c'è lo schifo. Ma se voi siete sicuri di ciò, lasciate stare questo settore. Non vi fate il sangue amaro, acido. Non vi avvilite. Lasciatelo stare. Perché ogni volta che succede una roba del genere dobbiamo sentire quelli che ma Okoi, perché altrimenti avrebbe fatto un'uscita del genere? A Genoa stessa roba. Genoa stessa roba stasera. Abbiamo subito la contro. Genoa stessa roba. E non mi sembra, per come abbia giocato, che il Genoa si fosse venduto la partita. Non mi sembra. Quindi è sempre sti complotti. Cose che detesto. Ne parliamo, signori miei. Come se lo facciamo? Prima, come al solito, vi invito a spolliciare, se volete, per soddisfare l'amico algorithm in inglese. Si dice algoritmo? Sì. In descrizione trovate tutti i profili social. La campanellina è sempre lì a portata di mano. C'è tutto quello che vi pare. Io intanto vi ringrazio. Ho visto una nuova funzione. Forse è la prima volta che c'è una funzione interessante aggiuntiva su YouTube. Quella di andare a rispondere con messaggi vocali. Vi venga a rispondere dopo. Quindi dite cose che mi spingano, no, a dibattere. Allora, da dove partiamo? Da partita del pomeriggio o da quella di stasera? Non lo so neanche, ragazzi, vi dico la verità. Partiamo da quella di pomeriggio, dai, andiamo con ordine, andiamo con ordine cronologico. Eh,
parto anche dalla vittoria della Fiorentina e da un'ottima prestazione, al netto poi dell'avversario, già sono stato abbastanza duro, dell'uomo in meno e tutto quello che volete, però la Fiorentina ha dato dei segnali prima ancora che la partita iniziasse, e direi finalmente, perché in una squadra dove davvero ci sono difficoltà sotto ogni aspetto tecnico, tattico, ambientale, ogni aspetto, devi comunque mischiare un po' le carte, e la fascia da capitano data De Gea, che secondo me in questo facendo così innanzitutto ravvivi magari un portiere che non stava perlomeno vivendo un grande momento, e quindi dai anche una scossa allo spogliatoio, passi a 4 dietro, abbiamo visto un buon 4-3-3 con Fagioli play basso, sostanzialmente Gudmundsson una sorta di mezzala, Parisi mi pare che abbia fatto l'ala destra spesso e volentieri, no? L'abbiamo visto a ma poi si muoveva, cioè, attenzione, perché è vero che, ribadisco, al primo schiaffo l'Udinese è crollato, verissimo, ma è anche vero che la Fiorentina, che abbiamo visto nelle prime giornate, se minimamente, dico minimamente, non fosse stata in qualche modo, ribadisco, shakerata, comunque non andava con questa facilità a trovare gol, perché poi ha trovato proprio facilità nel segnare, nel creare pericoli. Ho visto un Gudmundsson più ispirato finalmente, mi è piaciuto, tiro da fuori, subito il palo, belle giocate, il gol stesso di sinistro, Fagioli, ripeto, ha messo palloni interessanti, sì, 2 assist, prendiamo soprattutto il secondo per Ndur, se non sbaglio. Si è sbloccato anche Ken, che anzi ha trovato 2 gol, per il secondo proprio bello da attaccante. Magari può esserci la nota negativa di aver preso comunque il gol, ma un gol, una bella invenzione di Solé, ci può assolutamente stare. In questo momento non è che in questo momento l'importante era vincere, farlo con un secco 5-1, sbloccando, ribadisco, il tuo attaccante, trovando finalmente un'ottima prestazione e un ottimo risultato. Questo è quello che si porta a casa la Fiorentina, nonostante poi a fine gara abbiamo visto come sia stata comunque fischiata dalla curva, che giustamente non è che con una vittoria magari cambiano le carte in tavola, potevano mostrare forse indifferenza, forse, non lo so, non mi posso neanche addentrare in queste dinamiche. Invece hanno ricevuto applausi tanti dal resto dello stadio. Un'ottima, ribadisco, un buon punto di partenza, non solo la vittoria, ma anche, ribadisco, cambio modulo, la fascia di capitano De Gea, tanti segnali che comunque magari danno un via alla stagione per la Fiorentina. Vedremo. Si è portata a 2 punti dal Pisa e fino a poco tempo fa sembrava assolutamente ormai abbandonata a se stessa. Questa vittoria, ribadisco, avvia la stagione. Sull'Udinese, ancora una volta, ribadisco, Okoi ha fatto una cavolata assurda, perché non aveva nessun senso uscire lì, senza ombra di dubbio, ma ciò non toglie che l'Udinese non può assolutamente, l'Udinese non può sparire dopo un gol, perché sapete che c'è. Tanto noi stiamo facendo la nostra stagione come al solito da metà classifica, non abbiamo pretese per scalare la classifica, siamo con l'uomo in meno, abbiamo preso un gol, ma sapete che c'è? Andiamo in vacanza anticipata. Questo è un atteggiamento veramente brutto, e ribadisco, la cosa che mi è piaciuta tanto, è che un dirigente, adesso non mi ricordo come si chiama, l'ho anche sentito a Sky, è andato a parlare, mostrando assolutamente non scetticismo, proprio disappunto. Andiamo alla partita di stasera. Incredibile anche tutte le difficoltà che abbia trovato l'Atalanta, lo devo dire, perché poi l'Atalanta vince ed è ottimo, perché per loro che si portano a casa questi 3 punti importanti, perché poi l'Atalanta non può più sbagliare. L'Atalanta è una squadra che se inizia a fare filotto, e può fare filotto, può ancora pensare di salire la sua, assolutamente ha il potenziale per farlo,
Però stasera l'ho vista assolutamente in difficoltà nel creare pericoli, in difficoltà proprio nel rendersi temibile a questo avversario. Oh, le occasioni più ghiotte le ha avute comunque il Genoa, ragazzi. Il Genoa si è mangiato un gol clamoroso Vitinha, palo esterno, ma praticamente, ragazzi, a 3 metri dalla porta. Colombo in aria di testa era solissimo, giocata cioè occasione solare, la prende Carnesecchi e sempre Colombo, ragazzi, in una serpentina era lì quasi con la porta aperta e se l'è un po' allungata. Ha avuto 2 o 3 occasioni, ma veramente incredibili. Il Genoa ha fatto una grandissima partita, applicazione ai massimi livelli, ma proprio voglia di sacrificarsi, voglia di lottare su ogni pallone. Sembrano tutte frasi fatte, ma è quello che abbiamo visto stasera. Quindi ribadisco, il Genoa perde. Però l'allenatore De Rossi, non vedo l'ora di sentirlo, sarà sicuramente e ugualmente felice per la prestazione. Oddio, felice no, perché poi è una partita che oggi credo che magari cambia tutto, se tu dici magari la giochi in parità numerica cambia tutto, non lo so, però cioè oggi levato i portieri il Genoa ha fatto veramente una grande partita. Dico levato i portieri perché comunque a inizio gara non ti devi far buttare fuori, e parlo di Leao, e poi Sommariva che non aveva fatto male per carità, ma anche perché poi non è che hanno tirato chissà quali tiri in porta l'Atalanta. Io mi ricordo qualche tiro smorzato, forse uno Samarzic, una palla buttata in mezzo di Kolasinac, il tiro, credo che l'occasione più pericolosa sia finita sui piedi di De Ketelare, che smorza col sinistro. Mi sembra che quella sia l'occasione più clamorosa costruita dall'Atalanta. Quindi non è che ci siano stati tanti, ribadisco, se non me l'avessero detto, se non è che non me l'avessero, se non avessi visto l'espulsione del portiere, io sarei stato convinto che fossero in parità numerica. Se vogliamo imputare una cosa a Palladino, forse una partita del genere metterlo prima il doppio attaccante, magari. Credo che Kristovic lo tenga veramente come ultima soluzione, mi pare di capire. E ancora c'è qualche giocatore che secondo me deve crescere. Parlo soprattutto di Ederson. E comunque Maldini di buono fa che fa espellere le ali. Per tutto il resto, onestamente, ancora Maldini mi sembra, cioè passare da Lookman a Maldini c'è un po' di differenza, e si è vista assolutamente. Niente, questo è bella partita. Guarda, Atalanta-Genoa è stato bello vedere come una squadra può comunque cioè, è bello vedere oggi pomeriggio una squadra con l'uomo in meno che se ne frega altamente e un'altra che suda fino all'ultimo secondo, anzi, ribadisco, ha le migliori occasioni addirittura per vincerla questa partita. Pazzesco. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, anche perché sono andato molto lungo. Un grande abbraccio da Neschio.